La musica moderna fa schifo. Un tempo la musica era bella, ma la musica di oggi, invece, è solo rumore. Vi è mai capitato di sentirvi dire una frase come questa? La musica era davvero più bella nei bei vecchi tempi? Lo scopriremo alla fine di questo video. Bologna, 1600. Sotto ai vortici della città passeggiava un prete, con lo sguardo arcigno. Si chiamava Giovanni Maria Artusi e aveva appena pubblicato un libro che avrebbe fatto parlare a lungo. L'Artusi, ovvero delle imperfezioni della moderna musica. Artusi rimpiange i bei vecchi tempi e si scaglia contro la musica moderna. Nella seconda parte della sua opera, pubblicata qualche anno dopo, scriverà che i compositori moderni compongono la mingona. Insomma, fanno delle minchionate. Artusi ci riporta queste minchionate. Nella sua opera, infatti, ci sono tutta una serie di esempi musicali che secondo lui suonavano aspri e poco piacevoli all'udito. Ma non poteva essere altrimenti, dato che la musica moderna trasgrediva le buone vecchie regole. La cosa curiosa è che tutti gli esempi negativi citati da Artusi appartenevano allo stesso compositore, Claudio Monteverdi, oggi considerato il più grande autore del suo tempo, e che, come vedrete, non l'avrebbe presa bene. La musica italiana tra 5 e 600 stava cambiando profondamente. Il 500 era stato il secolo della polifonia. Tante voci diverse venivano sovrapposte, creando un intreccio musicale di straordinaria complessità. Ma alle soglie del 600 lo stile stava cambiando e la complessità della polifonia veniva percepita come pesante, ampollosa. A Firenze un gruppo di giovani musicisti innovativi aveva dato alla luce un nuovo stile che avrebbe avuto largo seguito. Giulio Caccini sarebbe stato uno dei primi a praticarlo in un'opera rivoluzionaria intitolata Le nuove musiche. Tu che le penne amore sai spiegarle a volo, ne muovi ratto un volo fin là dove è il mio cuore e se non... Era lo stile moderno, a voce sola, che avrebbe aperto le porte all'estetica barocca. Ma anche nella polifonia stavano avvenendo dei cambiamenti giganteschi. La tradizione polifonica implicava un uso estremamente controllato delle dissonanze. Artusi nella sua opera rimpiange lo stile di Palestrina, che era il simbolo di questa concezione musicale, uno stile puro, soave, angelico, in cui le dissonanze sono evitate o trattate in modo da non risultare eccessivamente sgradevoli. Ma i compositori della fine del Cinquecento cominciavano ad essere influenzati dall'estetica manierista e da una concezione sempre più barocca della musica. Esploravano la dissonanza e la valorizzavano a fini espressivi, come mai era stato fatto fino a quel momento. Facciamo qualche esempio. Claudio Monteverdi, nel madrigale O Mirtillo, intende rappresentare la crudeltà di un amante e allora utilizza sulla parola crudelissima una serie di dissonanze e addirittura dei cluster, gruppi di note troppo vicine che suonano aspre all'udito, ma rendono in maniera straordinariamente espressiva l'idea della crudeltà.
questo madrigale di Monteverdi sarà uno di quelli citati dall'Artusi come esempio della perversione della musica moderna. Ma vediamo gli altri esempi citati da Artusi. L'opera di Artusi è in forma di dialogo. Uno dei personaggi si chiama Luca e non sa se aprirsi o no alla novità, mentre l'altro è il rigido Vario, che difende la tradizione. All'inizio dell'opera Luca ci racconta che qualche giorno prima era stato invitato da alcuni amici a sentire dei madrigali nuovi e proprio in questi madrigali nuovi si era imbattuto in alcuni passaggi particolari, diciamo. I due si mettono ad analizzarli e Vario esclama: «Ma vediamoli i passaggi». È qui che Artusi inserisce tanti stralci, tutti appartenenti a madrigali di Claudio Monteverdi. Artusi nel primo passaggio critica questa nona e questa settima della voce superiore. Sono intervalli che suonavano molto aspri al tempo e che erano tollerati solo se addolciti da una preparazione. La dissonanza veniva preparata, così si dice in musica, cioè veniva fatta ascoltare prima di cozzare contro l'armonia sottostante. In questo modo veniva attenuata, ma invece in questo caso la voce superiore trafiggeva dolorosamente l'orecchio con una nona non preparata. Quello che Artusi non capiva era che l'autore del passaggio voleva che fosse doloroso. Infatti questo passaggio apparteneva a un altro madrigale di Monteverdi, Cruda Amarilli, e su questi intervalli aspri la voce più acuta enunciava proprio l'esclamazione «Ahi, lasso», rappresentando in questo modo il dolore causato dalla crudele Amarilli al suo povero spasimante. Insomma, Monteverdi era giovane, ma non era uno sprovveduto e aveva le sue ragioni. Immaginate la sua faccia quando venne a sapere delle critiche che si muovevano contro la sua musica. Come reagì Claudio Monteverdi all'insulto di Artusi? Se ti piace la musica, ti invito a iscriverti al canale, a mettere mi piace o a commentare. Questo aiuterà il video ad arrivare a più persone. Se poi te la senti, puoi abbonarti al canale o fare una donazione, il tutto tramite YouTube. Ti invito anche a recuperare tutti i video passati che trovi sul mio canale. Sono tanti e tutti diversi, spaziano dalla musica medievale a quella del Novecento. Se vuoi farti un po' di cultura musicale, sei nel posto giusto. Claudio Monteverdi ai primi del Seicento era musicista di corte a Mantova, presso la corte dei Gonzaga. Aveva iniziato come semplice violista di corte e si era sposato con una delle cantanti di corte, Claudia Cattaneo. Nel 1601 però era stato nominato maestro della musica. Oggi consideriamo Monteverdi uno dei più grandi compositori di sempre, ma al tempo la sua musica innovativa poteva risultare addirittura scandalosa, come abbiamo visto. Nel 1605 il compositore pubblicherà il suo quinto libro dei madrigali e nella prefazione non perderà occasione di rispondere alle opposizioni che fece l'Artusi. «Io non faccio le mie cose a caso», scrive Monteverdi, e inventa un'espressione destinata ad avere largo seguito, la seconda pratica, diversa dalla prima pratica, insomma l'eterna nuova scuola, che viene sempre fraintesa e osteggiata dalla tradizione. Se qualcuno vi dice che la vostra musica non è all'altezza di quella dei vostri nonni, ricordatevi di Monteverdi e dello spocchioso Artusi. Ci sarebbero ancora molte altre cose da dire sulla polemica tra prima e seconda pratica e sul mio canale troverete altri contenuti che citano l'argomento. Insomma, prima o seconda pratica? Vi ricordo di condividere questo video per far sapere a tutti da che parte siete voi. Io vi saluto, alla prossima!